Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Numanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Cesena Virtus Entella, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Una settimana fa affermasti che alla tua squadra in rosa mancavano 3 elementi, no? In settimana Fusco te li ha portati, sono 3 elementi anche di peso, in particolare Castagnetti. Ecco, mancavano questi 3 elementi in difesa, centrocampo e attacco. Sostanzialmente potresti considerare la rosa a posto, completa e in subordine, così guadagniamo tempo. Come sono messi fisicamente, tatticamente avranno ancora da imparare. Fisicamente come sono messi? Nello specifico a chi ti riferisci? Fammi i nomi. Olivieri, Amoran e Castagnetti. Ok. Castagnetti non credo sia stato ancora ufficializzato, per cui io non l'ho ancora visto e aspetterei a parlarne, anche se le parti sono vicinissime. Tu non l'hai ancora visto? No. Amoran, ragazzo, abbiamo cercato e voluto per completare il reparto difensivo e si stava allenando con il Parma, mi sembra che stia bene, ragazzo che ha dimostrato da subito grande disponibilità. E Olivieri, come ha detto lui stesso in conferenza stampa, si stava allenando da solo, per cui non è al 100%, però settimana dopo settimana, giorno dopo giorno sta crescendo, ragazzo che ha grande volontà di rimettersi al pari con i compagni, quindi io credo che già a Pescara mi era venuta una mezza idea di poterlo utilizzare. Penso che da prossima partita non ci siano assolutissimamente problemi. È chiaro che non avrà 90 minuti, però sta velocemente acquistando condizione. Domani sera anche. Sì, Domani sera potrebbe... sì. Per quello che riguarda la chiusura della rosa, io vi ho sempre detto che alleno chi mi viene messo a disposizione. È chiaro che se mi chiedete se numericamente siamo a posto vi rispondo in maniera molto sincera. Io credo che indicativamente ci siamo. Credo che la cosa più importante sia in questi ultimi giorni capire, vedere e valutare se ci fossero delle opportunità, quelle che si possono definire delle ciliegine, e anche capire che per me è fondamentale se tutti i componenti della rosa siano contenti e felici di stare qua a Cesena. Secondo me questi giorni serviranno per questo. Buongiorno. Buongiorno mister, Giacomo Lucchi di Mondo Cesena e Tutto Cesena. Dopo il Pescara affrontate un'altra neopromossa come l'Entella. Che partita ti aspetti, che avversario ti aspetti, visto comunque che ha cambiato allenatore, a Chiappella, che è un esordiente in categoria? L'anno scorso l'Entella ha fatto un percorso incredibile, perché ha fatto una serie di risultati positivi, staccando tutti, in un campionato che voi sapete e conoscete molto difficile, per cui è una squadra che ha dei valori. Ha cambiato allenatore, ma conosco bene la società dell'Entella, è una società seria che quando fa delle scelte le fa sempre con grande cognizione di causa, e quindi anche se siamo all'inizio del campionato troveremo sicuramente un avversario molto ostico, un avversario che ha fatto bene la prima di campionato e ha approcciato bene la nuova categoria per loro, e verrà sicuramente a Cesena per fare dei punti. Da Pescara, mister, torni con tante buone indicazioni, credo, al netto di quello che ha fatto o non ha fatto l'avversario. Sul migliorare, cioè nella settimana, è allenabile ovviamente la carenza in zona gol, perché avete chiaramente il rapporto è stato insufficiente, occasioni creati, tiri in porta e gol realizzati. Oltre a quello, che cosa vuoi vedere ancora di meglio? Ma secondo me quello che è allenabile è la proposta nell'arrivare ovviamente compatibilmente all'opposizione dell'avversario, di arrivare alla conclusione. La conclusione è meno allenabile, cioè, mi spiego meglio, o cerco di spiegarmi, voglio dire, noi possiamo provare ad allenare
il fatto di costruire azioni pericolose attraverso sviluppi interni, esterni, tiri da fuori, palle native, è forse un po' meno migliorabile nel giro di una settimana il lavoro individuale, la stoccata finale. Proprio ripartendo dalla buona prestazione di Pescara, al netto di quella che può essere la condizione fisica dei giocatori a disposizione, c'è la possibilità di ripartire dallo stesso 11 iniziale, oppure hai qualche dubbio, qualche pedina, 1 o 2 potresti cambiarla? Ma ormai mi conoscete troppo bene, anche se provate a mascherare le domande, per sapere che non vi darò mai la formazione, e per sapere che se voi guardate le formazioni dello scorso anno, non mi ricordo se ci sono mai state 2 formazioni uguali e consecutive, quindi i dubbi li ho sempre, ma i dubbi devono esserci, perché significa dare la possibilità a chi si sta allenando bene, cioè creare una competizione sana, dare la possibilità a chi si sta allenando bene di pensare di poter giocare la partita. Poi un tempo si diceva squadra che vince non si cambia, i tempi cambiano e anche la mentalità degli allenatori cambia. Però può succedere che si ripresenti la squadra della settimana scorsa, come può succedere che ci siano dei cambiamenti. Al di là dell'annuncio, ti chiedo, perché comunque è un giocatore di spessore che conosciamo, Castagnetti cosa va ad aggiungere a questo centrocampo che già mi è sembrato competitivo, ricco di soluzioni, ben amalgamato, meglio soprattutto dell'anno scorso, della partenza dell'anno scorso più che del girone di ritorno, sia a livello umano che tecnico e tattico, insomma. Beh, io penso che vada ad aggiungere tantissimo, perché partiamo dal livello umano, che è quello che è la priorità per noi. Sto parlando più in generale, ma quando andiamo a cercare un giocatore partiamo dal principio che possa inserirsi e aggiungere qualcosa all'interno dello spogliatoio. Se parliamo del singolo calciatore, si parla di un calciatore che ha fatto la Serie A, che ha vinto 4 campionati nella sua carriera, che ha esperienza, ha qualità, ha forza, quindi io penso che possa aggiungere tanto e possa permettere al nostro gruppo, che è un gruppo relativamente giovane, di crescere e di avere soluzioni. Sta appena iniziato la tua seconda stagione consecutiva qui a Cesena. Ecco, rispetto allo scorso anno, dove sei arrivato nel corso dell'estate, quest'anno diciamo forse ti chiedo se è un vantaggio partire conoscendo già l'ambiente, conoscendo già molti giocatori che ti ritrovi dallo scorso anno e probabilmente anche avendo avuto più tempo e più possibilità anche sul mercato di plasmare meglio la squadra. È un vantaggio questo? Per me il vantaggio più grosso sono gli stimoli che ognuno di noi deve avere e deve portare all'interno del suo lavoro. Io credo di averne tanti, questo per me è la priorità. Poi probabilmente può essere un vantaggio conoscere l'ambiente, può essere un vantaggio aver mantenuto circa una metà della rosa dello scorso anno e conosceva i metodi di lavoro. Ho avuto la fortuna come ho avuto la fortuna lo scorso anno di incontrare un direttore con il quale era possibile comunicare, con il quale era possibile cercare di condividere delle scelte, allo stesso tempo che è avvenuto quest'anno con l'avvento del direttore nuovo, dove siamo entrati immediatamente in sintonia per cercare di, compatibilmente al budget, di fare quelle che potevano essere le scelte migliori per la società. Buongiorno mister. Nella partita con Pescara sicuramente uno dei ragazzi che diciamo si è contraddistinto di più è stato Berti, che forse in una posizione a lui più congeniale quest'anno col Pescara l'ha messo nella sua posizione forse di mezzala più indietro, l'anno scorso ha svariato da metà campo in avanti. Quest'anno lei ha più soluzioni, pensa che in quella posizione lì Berti, che già è un giocatore sul quale lei l'anno scorso ha speso parole importanti,
potrà dare veramente qualcosa in più sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista anche caratteriale, avendo un anno già sulle spalle di Serie B. Grazie. Ma io penso che Tommaso sia un giocatore che abbia qualità e valori. E chi sa giocare a calcio secondo me può far bene 10 metri più avanti, 10 metri più a sinistra, 15 metri più a destra. Lo conosco ed è questo il motivo per cui ho provato a farlo lavorare in quella posizione, perché sapevo che avrebbe potuto dare il suo contributo alla squadra. Mi fermo qui, cioè per me è questa la valutazione. Il calcio adesso è talmente tanto dinamico, dove nel corso di una partita uno può trovarsi in tante zone di campo, come per esempio è successo nell'occasione del primo gol, dove un inserimento ha poi servito l'assist, quindi ha quelle caratteristiche che si sposano bene con il giocatore moderno, e penso che possa fare bene entrambe le cose, ma ha talmente tanti margini di miglioramento e talmente tanto futuro davanti a sé che mi sembra riduttivo parlarne oggi. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti. Grazie.